Dato che la Disney ha deciso di disintegrare l'ennesimo punto fermo del mito cinematografico, promettendoci, o meglio minacciandoci, col remake di quel grandissimo film che è Indiana Jones, prendiamoci un attimo per ripercorrere la storia dell'unico ed inimitabile professore con cappello e frusta, nella sua prima avventura, ovvero i predatori dell'Arca Perduta. La storia comincia nel 1936 in un'umidiccia giungla peruviana. Il professore Indiana Jones, abbigliato col suo mitico look fatto di cappello, frusta e giacca di pelle, immagina le sudate di ascelle in una giungla, è alla ricerca di un mitico idolo d'oro. Si addentra così in un tempio nascosto e dopo aver superato trappole con spuntoni che ti trasformano in un kebab vivente, orde di ragni e un pavimento tutto tempestato di trappole a dardi avvelenati, riesce a mettere le mani sul mitico manufatto, ma nel farlo scatta il trappolone che fa crollare tutto il tempio e Indy riesce a fuggire per un soffio persino da un gigantesco masso che gli rotola addosso. Tuttavia, una volta all'aria aperta trova ad attenderlo il suo acerrimo rivale, René Belloc, un francese stronzone passato al lato oscuro dell'archeologia che gli zanza l'oggetto, costringendolo a scappare da un'orda di selvaggi intenti ad utilizzarlo come bersaglio del tiro con l'arco, lanciandosi nell'imitazione di Legolas. Grazie ad un passaggio in aereo, il professor Jones ritorna alla tranquillità della sua università di Princeton. Qui però la fase correzione compiti e gessetti sulla lavagna dura pochissimo, in quanto riceve la visita di due uomini dell'intelligence, giunti fin lì a chiedere il suo aiuto, dato che alla CIA nessuno era così cool come il bel professore. Si crede infatti che i nazisti siano vicini a recuperare la mitica Arca dell'Alleanza, dove la Bibbia vuole che siano stati riposti i frammenti dei 10 comandamenti. I nazistoni sono convinti che l'arca possieda un potere enorme, avvalorato anche da alcuni disegnini trovati sui dei libri di storia, e quindi il dottor Jones parte alla ricerca, cominciando dal freddo Nepal, sulle tracce del suo vecchio amico Abner Ravenwood, che si dice possieda la chiave per recuperare l'arca. Ma lui è schiattato da un bel pezzo e l'uomo trova solo la figlia, Marion, una donna ovviamente gnocchissima e con giusto un pizzico di rancore nei suoi confronti, in quanto i due hanno avuto una relazione finita male assai qualche tempo prima. L'oggetto dell'interesse è il mitico amuleto di Ra, un gioiello che la leggenda vuole sia posto su di una speciale asta in un plastico nascosto in una città ormai scomparsa da secoli sotto una tempesta di sabbia, la città di Tannis. Qui la luce che colpisce il gioiello avrebbe rivelato l'ubicazione del luogo di riposo dell'arca, ovvero il Pozzo delle Anime. Tuttavia le truppe SS giungono per prime al fine e raffinato bar che Marion gestisce e nel tentativo di recuperare il medaglione danno fuoco all'intero locale. Ma Indiana Jones arriva in tempo per salvare la donna, mentre il capo dello squadrone Hermann Dietrich si procura un tatuaggio con ustione di 9800° grado, brandendo il medaglione che tipo era rimasto 8 ore vicino al fuoco. Genio! Ma grazie a questo incidente i tedeschi utilizzeranno l'impronta dell'ustione come fuffa medaglione ricreandolo coi Lego. Però Indy ne sa a pacchi ed è convinto di poter battere gli squadroni del Führer, quindi si reca in Egitto assieme a Marion, dal suo fedele amico Salla, che, ci crediate o no, sarà lo stesso che interpreterà il nano Gimli nel Signore degli Anelli. Tuttavia un giretto al mercato è fatale per il nostro gruppo, in quanto Marion è rapita dai cattivi, ed Indy dà il meglio di sé in un'epica scena dove finisce con un colpo di pistola un tizio mascherato che voleva fare il figo con la sciabola. Il copione non lo prevedeva, ma durante le riprese tutti si sono presi un cagotto astronomico ed evitarsi con stile una scena di botte da orbi sembrò a tutti la soluzione migliore. Grazie ad un riuscitissimo travestimento, ovvero una tunichetta bianca, Indy riesce ad intrufolarsi negli scavi di Tannis, dove si cala con nonchalance nella sala del plastico. Sì, perché i tedeschi stavano scavando nel posto sbagliato, in quanto non avevano tutte le istruzioni dell'utilizzo del medaglione di Ra, poiché una seconda parte era impressa sul retro di esso, come se all'Ikea vi mettessero le istruzioni per il montaggio della libreria Johanster sotto la scatola. Comunque, col bastone della giusta lunghezza, Indy scopre l'ubicazione del Pozzo delle Anime e comincia a scavare assieme ad altri operai, confidando nel fatto che a nessuno venga in mente di chiedere che cacchio ci facessero lì. Una volta aperto l'ingresso, il pover'uomo scopre con terrore che ad attenderlo nella cripta vi è la cosa che odia di più al mondo: i serpenti. Così, a malincuore, Indy viene calato all'interno del luogo e recupera l'arca, ma a sorpresona arrivano i tedeschi, che ovviamente si erano chiesti cosa cacchio facesse tutta quella gente lì, e chiudono l'archeologo in quel luogo assieme a Marion, abbigliata con un sobrio abito da sposa che le ha fatto indossare Belloc, che intanto si è preso una cotta per lei. Tuttavia i due riescono a fuggire buttando giù un muro con una statua e raggiungono l'aeroporto, dove i cattivi vogliono imbarcare l'arca per portarla via, ma dato che Indy fa esplodere tipo mezzo luogo, gli SS cambiano idea e la mettono su un camion. Allora il professor Jones, che saranno tipo 3 giorni che non dorme o si fa una doccia, si arma di pazienza e insegue il blindato, facendo fuori tutti e partendo soddisfatto al volante del nazi furgone. Lui e Marion salgono con l'arca a bordo di una nave, ma ovviamente vengono rintracciati in tempo zero dai nemici, che li conducono in un'isola deserta per aprire l'arca e verificarne il contenuto, perché se l'avessero fatto davanti ad Hitler la seconda guerra mondiale probabilmente sarebbe finita ancora prima di cominciare. Insomma, Belloc, Dietrich e tutta la nazi cumpa aprono l'arca, dalla quale fuoriesce un groviglio di cosini bianchi
bianchi svolazzanti, che praticamente sciolgono tutti quanti, a patto che non abbiano gli occhi chiusi, perché è esattamente così che si salvano Marion ed Indy. Ma una volta tornati in America, i due si vedono soffiare il prezioso reperto dal governo, che lo stiva in un gigantesco magazzino pieno di scatole marroni tutte uguali. E chissà, magari l'arte è ancora lì, adagiata tra due oggetti mitologici creduti perduti, che so, Excalibur e la meritocrazia.